Bentornati Snipers, io sono Markstorm e benvenuti in questo nuovo video. Perché mi presento in ogni video se poi dico bentornati? Cioè, questo presuppone che voi abbiate già visto un video e che stiate tornando, quindi dovreste già conoscermi. La mia intro fa schifo. Come molti di voi sapranno, soprattutto chi ha visto le mie live, oltre al software mi appassiona parecchio il gaming e più in particolare gli FPS. In quest'ultimo periodo l'ultimo Call of Duty, COD Warzone, mi ha tenuto parecchio impegnato. Soprattutto nel processo di sbloccaggio delle varie skin dorate delle armi, che per chi non lo sapesse si ottengono una volta conseguiti tutti gli obiettivi per ogni singola arma. E allora mi sono chiesto come potrei unire la mia seconda e terza più grande passione che ho nella vita. Ma creando una skin dorata per il mio mod 24, ovviamente. Oggi vi mostrerò come rovinare una replica da 500 euro. Prima di iniziare con le modifiche, però, avevo bisogno di decidere quali parti fare in oro e quali lasciare nere. Nel gioco sono presenti una vastità incredibile di modelli, ma nessuno di questi è un M24 purtroppo, e né tantomeno si avvicina. Ho quindi deciso di creare un mio concept di come potrebbe essere un eventuale M24 all'interno di Call of Duty Modern Warfare, partendo dalla skin del Rytek, che è la versione Kodara del Barrett M107 che noi tutti conosciamo, e dalla carabina MK2, una sorta di Winchester con caricamento a leva manuale. Sebbene le due skin siano diverse l'una dall'altra, condividono dei dettagli peculiari che ho intenzione di riportare anche sul mio M24. Tutte le parti in metallo sono colorate in oro e presentano delle scanalature, dei veri e propri engrave che ricordano molto le curve di livello di una cartina geografica, mentre le parti in nero sono quelle relative alle scocche o comunque alle impugnature. E così ho deciso che avrei fatto anche sulla mia replica. Prima di giungere a un concept che potesse realmente soddisfarmi, ho realizzato vari disegni, alcuni con il body completamente in oro, altri in dual tone, e mi sono reso conto che lasciavano un po' il tempo che trovavano. Quello che mi ha realmente conquistato alla fine era questo. Nella sua semplicità l'ho trovato semplicemente perfetto. Ora però era il momento di darsi da fare. D'altronde quegli engrave non si sarebbero scavati da soli. Come prima cosa abbiamo riportato con una matita questi particolari disegni sulla canna, in modo da darci un'idea di come sarebbe stato una volta finito e che potessero essere usati in seguito come guida. Non vi nascondo che questa parte si è rivelata essere più tediosa e lunga del previsto. Diverse parti sono state cancellate e ridisegnate da capo perché non ci convincevano al 100%, ma alla fine il risultato è stato sorprendente. Una volta finita la parte a matita, è arrivato il momento di mettere mano al mio fedele Dremel. Sinceramente ho avuto un attimo di esitazione. Da qui in poi non sarebbe più stato possibile tornare indietro, ma alla fine sono contento del risultato ottenuto. Per tutto questo lavoro tengo a ringraziare il mio carissimo amico nonché spotter Alessio, senza il quale tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile. Questa lavorazione è stata effettuata interamente a mano, senza nessun tipo di supporto, e ha richiesto circa 3 giornate di lavoro. Alcune sezioni erano particolarmente difficili da lavorare, come le scanalature del mio M24, ma il risultato finale è stato lo stesso sorprendente, è venuto molto bene, sebbene non privo di qualche piccolo errore qua e là. Per le parti in metallo devo invece ringraziare un altro mio caro amico e compagno di team, Nicolò, che fuori dal campo fa il carrozziere. È stato così gentile da mettere a disposizione per questo progetto vernice ed attrezzature professionali.
oltre ovviamente a 20 anni di esperienza nel settore, che male non fanno. I pezzi sono stati scartavetrati uno per uno a mano, mascherati nei punti da non verniciare, come le filettature, ricoperti da un primer grigio ed in seguito da questa colorazione oro che ho scelto personalmente e che viene ottenuta mescolando ben 8 basi differenti. Infine sono stati cotti in forno per un fissaggio finale della vernice. Il risultato è mozzafiato. Non solo i pezzi sono privi di imperfezioni, ma al tatto non sono per nulla ruvidi come una normale verniciatura a polvere che solitamente si applica alle repliche. Sono lucidi, metallizzati e lisci, esattamente come la portiera di una macchina. Le decorazioni sulla scocca sono quelle che mi preoccupavano maggiormente, principalmente perché la scocca dell'M24 Modify non è fatta di plastica, ma è un polimero rinforzato con delle fibre di vetro, quindi non avevo idea di come avrebbe potuto aderire un'eventuale verniciatura, e tantomeno di come si sarebbe potuta comportare intagliandola con il Dremel. Alla fine abbiamo optato per una soluzione semplice ma efficace. Prima di tutto abbiamo applicato lungo tutta la lunghezza del calcio il particolare pattern, per poi ricalcarlo con un pennarello indelebile oro, o un uniposca per intenderci, ed il risultato finale, incredibilmente, non è stato niente male. Questa lavorazione ha richiesto un'altra giornata di lavoro, ma alla fine mancava solo l'assemblaggio finale.